La prima denominazione del ponte di accesso a Castel Sant'Angelo fu Ponte Elio, data dall'imperatore Publio Elio Adriano, che lo fece costruire tra il 130 e il 135 d.C. dall'architetto Demetriano e realizzato come viale d'accesso al mausoleo di Adriano. Durante il Medioevo il nome fu mutato in Ponte San Pietro, in quanto rappresentava l'unico accesso diretto per raggiungere la Basilica Vaticana. Il nome attuale si ricollega alla tradizione secondo la quale nel 590 d.C., mentre Papa Gregorio Magno attraversava il ponte durante una processione penitenziale, ebbe la visione dell'arcangelo Michele che sulla sommità della Mora Adriana riponeva nel fodero la spada, a significare la fine della pestilenza che affliggeva Roma. Da allora la denominazione Sant'Angelo si estese al ponte e al castello, sui cui spalti venne innalzato il famoso angelo a ricordo dell'avvenimento. Per molti anni Ponte Sant'Angelo divenne luogo di esecuzione della pena capitale e di esposizione dei corpi dei condannati a morte. Dopo numerosi restauri e abbellimenti fu lo stesso Berlini, per volontà di Clemente IX, a dare un nuovo aspetto al ponte. Furono così aggiunte altre 10 statue di angeli con i simboli della Passione, oltre a quelle già esistenti di San Pietro e San Paolo. 2 di esse, realizzate dallo stesso Bernini, furono considerate di troppo valore per essere esposte sul ponte e sostituite con delle copie di bottega. Il ponte conduce a Castel Sant'Angelo, fatto costruire dall'imperatore Adriano nel 135 d.C., affinché servisse da tomba imperiale per sé e per i suoi successori. Il mausoleo, opera dell'architetto Demetriano, fu terminato solo dopo la morte di Adriano. Il sepolcro sorgeva subito al di là del ponte. La sua struttura, inglobata dentro Castel Sant'Angelo, si è in gran parte conservata. Al centro del monumento, accessibile tramite una scala elicoidale interna, si trova la camera funeraria. Il mausoleo divenne ben presto un bastione avanzato delle mura aureliane. Da allora la Mora Adriana iniziò ad essere una difesa per il Ponte Elio e per l'accesso in città da nord. Nell'VIII secolo la mole fu collegata al ponte da un complesso fortificato con torri, merli, feritoie e con 2 porte, una verso il ponte e l'altra verso San Pietro. Durante gli anni e a causa delle numerose guerre, la fortezza iniziò ad assumere sempre più la forma odierna e venne inglobata nelle mura vaticane. Dal XIX secolo il castello non venne più utilizzato come difesa cittadina, ma come carcere politico. L'avvenimento più significativo però fu quando nel 1527 Papa Clemente VII si rifugiò dentro Castel Sant'Angelo sfruttando la via di fuga del Passetto per sfuggire ai lanzichenecchi durante il sacco di Roma. Il Passetto, chiamato in tempi antichi anche corridore di Borgo, è una galleria percorribile a piedi che conduce San Pietro a Castel Sant'Angelo. È situato sulla riva occidentale del Tevere, a circa 300 metri dal Vaticano. A Piazza San Pietro si accede da Via della Conciliazione, pensata da Marcello Piacentini e Antiro Spaccarelli ai tempi del fascismo, come accesso monumentale alla piazza. La collocazione degli obelischi come lampioni segnò nel 1950 la conclusione di questa realizzazione, in nome della quale era stato sacrificato il tessuto medievale e rinascimentale dei borghi. Piazza San Pietro, forse la piazza più monumentale del mondo, è capolavoro del Bernini che la realizzò dal 1656 al 1667, con lo scopo di dare una degna cornice e un solenne accesso al maggior tempio della cristianità ed esaltare così i valori del cattolicesimo. Ha la forma di un'ellissi, al centro del quale troviamo la facciata della Basilica Vaticana, la cui costruzione fu iniziata il 18 aprile 1506 sotto Papa Giulio II. Ai lati della basilica il colonnato formato da 284 colonne disposte in file di 4 assomiglia ad immense braccia, al di sopra delle quali sono presenti 140 statue di santi. Al centro della piazza si scorge l'obelisco egiziano del I secolo a.C., trasportato a Roma da Eliopoli, nei pressi del Cairo, per ordine dell'imperatore Caligola. Nel 319 l'imperatore Costantino I fondò la prima basilica di San Pietro, proprio sul luogo dove l'apostolo era stato ucciso, situandola così accanto all'area del Circo Neroniano.
Nel volgere di qualche secolo lo stadio cadde in uno stato di abbandono e scomparve, ma l'obelisco rimase in piedi sul lato sinistro della basilica per un tempo lunghissimo. Solo nel 1586, quando erano in corso i lavori per lo smantellamento e la costruzione dell'attuale basilica, fu affidato a Giovanni Fontana l'incarico di spostare al centro della piazza l'obelisco. Nel 1817 l'obelisco fu anche trasformato in meridiana. Nel pavimento della metà destra della piazza, infatti, fu inserita una sottile fascia di granito che indica i punti dove nell'arco dell'anno, a mezzogiorno in punto, la croce posta alla sommità proietta la sua ombra. La pavimentazione della piazza risale al 1730, sotto il pontificato di Benedetto XIII. Sono altri due però gli elementi che conferiscono alla piazza armonia e musicalità, ovvero le due fontane seicentesche alte 14 metri, di uguale disegno, dalle quali sgorga l'acqua Paola.